Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi a grande richiesta parleremo della sostituzione della lama per la sega a nastro, che sembra una procedura semplice invece richiede alcune attenzioni. Questa è una sega a nastro della Shepak, già sapete che possiedo pure quella della Parkside, ne ho due perché una è in garage e una è qua nel laboratorio, tranne in questo periodo. Allora, ora vedremo come sostituire la lama su questo modello. Questo è un modello Shepak che ho preso sul sito GLS72. Vi lascio il link, andate a dare un'occhiata. L'ho comprata forse 2 anni fa, non mi ricordo più. Allora, la procedura che vedrete su questa macchina sarà praticamente la stessa che dovrete fare anche sulla vostra, tranne per alcune piccole attenzioni. Ad esempio, su questo modello, per sostituire la lama, bisogna far arretrare questa parte, che è estensibile, e rimuovere l'unico dado che poi tiene allineati i due pezzi. Sul vostro modello, se per esempio avete quella della Enel oppure avete quella della Parkside, ci sarà una piattina con due viti, in quel caso andrà rimossa la piattina. Comunque è il sistema che si occupa di mantenere allineati i due pezzi, questo è fondamentale, altrimenti la lama non passerà attraverso il pianetto. E ovviamente tutto ciò va fatto con la spina staccata. Ci sono dei sistemi di sicurezza, infatti aprendo il pannello sarà impossibile accenderlo, ma noi stacchiamo la spina perché la sicurezza non è mai troppa. Allora, apriamo i due pannelli, superiore e inferiore. Dopodiché indossare assolutamente i guanti, perché stiamo toccando una lama che è tagliente e che potrebbe farci male. Quindi la lama adesso è in tensione ed è tenuta appunto tesa tra le due pulegge. Svitando abbasseremo la puleggia superiore, di conseguenza sarà possibile rimuovere la lama dal suo alloggiamento. Questo è il passo numero 1. Semplicissimo. Tenendola a distanza dal viso, per poterla conservare quindi sarà necessario ruotarla su se stessa, facendo 3 giri. Avvicinandola, la lama si avvolgerà in questi anelli e sarà possibile conservarla. Fate un giro di nastro carta, una fascetta, per poterla conservare e tenerla al sicuro. A questo punto possiamo passare alla lama nuova. Indossiamo, oltre ai guanti, anche gli occhialini, che sono figo, Quindi tolgo queste due fascettine, va tenuta bene, perché la lama tenderà ad aprirsi di colpo, quindi tenendola lontano dal viso. Ok, si apre, come avete visto è schizzata. Adesso non vi darò alcun consiglio sul tipo di lama da comprare, ma vi dirò che dovrete comunque tenere in considerazione le caratteristiche tecniche che sono riportate nella confezione o nel libretto di istruzioni della vostra sega a nastro. Il dato di cui dovete tenere conto soprattutto sarà la lunghezza, su quella non si può sbagliare. Per quanto riguarda lo spessore e la larghezza, detta anche altezza, allora in quel caso abbiamo dei margini, ma è tutto riportato comunque sul manuale della macchina. Vi dico solo che più è l'altezza, quindi dai denti al margine posteriore, più ci consentirà di fare dei tagli dritti. Va inserito ovviamente facendo la manovra opposta a quella che abbiamo fatto per la rimozione, tenendo conto però che i denti della lama dovranno essere rivolti verso il basso dalla parte dove ci sono i cuscinetti. Quindi si inserisce in questo alloggiamento, si inserisce nell'alloggiamento dalla parte opposta. Dopo che è in sede ci si può occupare di alloggiarla nella puleggia. In alcune macchine sono previsti dei sistemi che chiudono questa parte, quindi eventualmente sono da rimuovere. Si centra sulla puleggia, si centra anche la puleggia sulla parte posteriore, però avendo questa uno spessore maggiore, in questo caso è necessario agire anche sui cuscinetti. La stessa cosa andrà fatta anche nel caso del passaggio a lame con uno spessore ridotto. In quel caso i cuscinetti vanno avvicinati. Quindi adesso allenterò leggermente i cuscinetti, dando la possibilità alla lama di entrare. Devono essere i cuscinetti ad adattarsi alla lama. Innanzitutto dobbiamo fare in modo che la stradatura della lama, quindi la direzione che hanno i denti a destra e a sinistra, non vengano mai premuti dai cuscinetti. Deve sempre il cuscinetto fare azione sul centro della lama. Dunque, per avvicinarli dobbiamo mettere uno spessore. È sufficiente utilizzare lo spessore di un foglio di carta per lato. Quindi non dobbiamo mettere
un foglio di carta da questa parte, stringere il cuscinetto e poi passare al cuscinetto successivo. Dobbiamo piegare in due un pezzetto di carta, farlo scorrere in questo modo lungo la lama e interessare entrambi i cuscinetti. Ok, adesso ne stringiamo uno, li avviciniamo entrambi, ma ne stringiamo uno. Nel vostro caso possono essere viti a brugola, anziché cuscinetti possono esserci pistoncini, ma il ragionamento comunque è lo stesso. Deve toccare la carta, non la deve comprimere. Non è necessario dare un serraggio eccessivo, perché solitamente questi sono materiali teneri e se stringiamo troppo spaniamo tutto. Adesso posso avvicinare il cuscinetto dalla parte opposta e fare lo stesso lavoro nell'altro cuscinetto. Il cuscinetto invece nella parte posteriore, che si occuperà dell'arretramento della lama, deve essere di circa un paio di millimetri, perché la lama subirà una spinta verso dietro quando tagliamo, e se il cuscinetto di dietro oppone troppa resistenza costringerà la lama a ruotare a destra e a sinistra. Invece se consente alla lama di arretrare il giusto un paio di millimetri, si poggerà senza andare a ruotare da uno o dall'altro lato. Stessa procedura sul cuscinetto della parte bassa. Adesso che i cuscinetti sono perfettamente regolati, possiamo fare un giro di prova. Perfetto. Adesso dobbiamo sistemare la lama sulla puleggia. Va sistemata in modo che i dentini siano leggermente sporgenti, altrimenti sia possiamo rovinare la gomma che c'è sulla puleggia, ma poi la stessa stradatura ne risentirebbe. Tra cuscinetti che possono essere messi male e tra posizione errata sulla puleggia e ovviamente il taglio che influisce col passare del tempo, in breve tempo ci troveremmo con la stradatura praticamente ormai inesistente. Quindi vi faccio vedere come agendo sul pomello nella parte posteriore andiamo ad influire sul posizionamento della lama sulla puleggia. Ruotando in questo modo, se io avvito, la lama rientra, i dentini quasi non si vedono più. Svitando invece cambierò l'inclinazione e i dentini fuoriescono, così è eccessivo, devono uscire un poco. Perfetto, questa è la sporgenza corretta. In questo modo non andrà a farsi comprimere fra i due cuscinetti, non si rovinerà nel posizionamento della puleggia e avremo la lama posizionata correttamente. Adesso dobbiamo agire sulla tensione. Vediamo come fare. Quindi richiudo gli sportelli, ho collegato l'alimentazione elettrica e posso avviarla. Io ho l'abitudine di avviarla e lasciarla ruotare senza dare molta tensione alla stessa lama, lasciandola praticamente morbida. La faccio ruotare un minuto circa, dopodiché inizio a dare un poco di tensione. Ok, adesso aspettiamo che la lama si raffreddi un paio di minuti. Siccome il metallo tende a dilatarsi durante il surriscaldamento, adesso la lunghezza della lama, anche se di poco, sarà superiore rispetto a quella che aveva quando l'abbiamo montata. Aspettiamo che raffreddi leggermente. Adesso la lama è fredda, questa è la sua tensione, quindi ci permette di inclinarla tantissimo a destra e a sinistra e non va bene. Dobbiamo quindi avvitare facendo un paio di giri e verificare la tensione. La lama ovviamente in base all'altezza di taglio della vostra sega a nastro vi consentirà di inclinarla più o meno, però comunque deve essere un movimento leggero a destra e a sinistra, deve muoversi, deve opporre un po' di resistenza, ma non deve essere molla, deve essere comunque una lama tirata. Quindi ruoto, va bene, per me questa tensione va bene, la lama si muove, oppone la giusta resistenza. A questo punto questi parametri vi permetteranno di iniziare a fare i primi tagli. Vi ricordo sempre che la sega a nastro va utilizzata comunque con l'aspirazione, perché la segatura che si forma, soprattutto quella sottilissima, va a finire all'interno e crea spessore tra la lama e la puleggia, influendo sulla tensione della stessa lama, perché crea appunto più spessore, facendola lavorare male e provocando potenziali rotture. Allora, a questo punto posso serrare il controldado del pomello posteriore e fare alcuni tagli. Ovviamente la lama tenderà a riscaldarsi, se vi accorgete che la lama è molla,
Potete dare una leggera tensione alla lama, ricordandovi però di smollarla leggermente quando staccherete il lavoro, perché la lama si raffredderà. In quel caso troveremo una lama dilatata che, raffreddandosi, subirà la tensione, poi inizierà possibilmente a lesionarsi, a danneggiarsi e a lavorare male, e questo può influire in parte anche poi sulle vibrazioni della sega a nastro. Adesso quindi non rimane che fare una prova di taglio con la lama nuova. Questa sega a nastro non ve l'ho mai recensita, pur possedendola da un anno e mezzo, 2, non ricordo di preciso. Non l'avete vista comunque nel mio garage, alle mie spalle, in tutti i video, e tornerà in garage a breve. Ma vi lascerò il link, se vi piace, per poterla comprare, sia sul sito GLS72, su Amazon, eccetera. Allora, iniziamo. Un signor taglio. Perfetto, una fettina di legno spettacolare. Allora, cosa dire? Non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettete mi piace a questo video se lo avete ritenuto utile e se pensate che possa servirvi per il cambio della vostra lama. Iscrivetevi al canale, mettete anche il segno di spunta sulla campanella e ci vediamo ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!